benvenuti al mio canale Greedy Web. Oggi faremo la salsa di caramello salato. Ci vogliono ugual misura di zucchero semolato e panna fresca, 125 g di zucchero semolato e 125 g di panna fresca, 60 g di burro e 3 g di sale se non avete trovato il burro salato. Per fare il caramello o la salsa di caramello ci vuole una pentola con i bordi alti. Andiamo sul fuoco. Versiamo lo strato sottile di zucchero. Per adesso non smuoviamo, non mescoliamo, non facciamo niente allo zucchero e attendiamo che inizi a sciogliersi. Ci vuole tanta pazienza. Quando inizia a sciogliersi, lì dove se inizia a sciogliersi aggiungiamo altro zucchero. Nel frattempo in un'altra padella, un altro pentolino, mettiamo la panna. Adesso possiamo iniziare a mescolare. Dobbiamo raggiungere una temperatura che va dai 160 ai 170 massimo. Il tappo, altrimenti diventa amaro. Ok, 160, 170, perfetto, 169. Lo togliamo dal fuoco, mescoliamo per farlo sciogliere bene, ma come vedete ci spegniamo un attimino, perché se abbassassi la fiamma questo non si spegne, cioè non. Questo è il colore, lo zucchero è tutto sciolto. Adesso mettiamo il burro freddo, facciamo scaldare la panna. Sciogliere il burro per bene. Togliamo questo e prendiamo una frusta, che adesso ci servirà la frusta. Vedete, ha un colore ambrato, non è bruciato. Attenzione che il burro schizza, perciò state attenti, prendete una frusta alta, non quelle basse. Aspettate un attimo, devo controllare la panna, deve essere calda. Tanto io continuo a mescolare, così diventa bello liscio.
Rimettiamo sul fuoco e aggiungiamo la panna. Ecco perché servono le pareti alte della pentola, perché fa molto vapore e può uscire fuori la panna. Aggiungiamo il sale e mescoliamo. Continuiamo a mescolare e dobbiamo raggiungere la temperatura di 106-108 gradi, sempre mescolando. Eccolo qua pronto, abbiamo raggiunto i 108 gradi, ci spegniamo e torniamo sul tavolo. Ed eccolo qui, guardate che bel colore ambrato, un bel color caramello, bello liscio. Se volete potete passarla a setaccio, e se dovete aggiungere della vaniglia aggiungetela dopo averlo passato a setaccio. E adesso lo versiamo in un barattolo. Guardate che goduria, ragazzi, è bellissimo anche solo da vedere. Vi faccio vedere sul piatto, guardate com'è liscio, perfetto, guardate come fila e ancora è tiepido, per cui è stupendo, ragazzi. Guardate qua come fila, che goduria, ragazzi, che goduria, ed è facilissimo da fare, come vedete, basta seguire le istruzioni. Adesso lo chiudiamo e lo facciamo riposare. Quando il barattolo è freddo lo mettiamo in frigo, ed ecco il risultato dopo averlo messo in frigo. Cioè, potete metterlo sui gelati, sulle torte, potete, e io l'ho aggiunto nella crema delle cheesecake. Se volete vederlo vi metto il link su o in descrizione, per farli cheesecake al caramello, che ragazzi sono una goduria. Oppure potete semplicemente tenere la crema della cheesecake semplice, senza limone logicamente perché c'è il caramello, e poi decorarci la superficie della cheesecake. Potete usare caramello salato come volete. E non dimenticate, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per essere sempre aggiornati per i prossimi video, che saranno super golosi. Alla prossima ricetta, ciao a tutti! E guardate qui, è la cheesecake che ho fatto al caramello che sta mangiando mia figlia. Guardate come fila. Ragazzi, è una goduria.